Io senza di te non vivo più. Oh, ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele. Oggi voglio consigliarvi 3 accessori, a mio parere, in base alla mia esperienza, fondamentali se amate volare con i vostri droni, ma non solo, in quanto si tratta di accessori pensati utili per l'archiviazione delle vostre foto, dei vostri video, trasferimento file al vostro PC, che sia un Windows o un Apple, un MacBook, quello che è, insomma, utilizzo da anni. Alcuni di questi prodotti mi ci trovo benissimo, alcuni di voi già lo sanno perché mi seguono su Facebook e quindi voglio condividere con voi quella che è la mia esperienza. E proprio a tal proposito una delle domande che mi fate più spesso è: Michele, io ho acquistato un nuovo drone, ma ovviamente devo abbinarci anche una micro SD, in quanto i droni con la memoria integrata sono pochi, solitamente di fascia alta, ma comunque si tratta di memorie molto piccole. Quindi Michele, quale micro SD posso abbinare al mio drone? Beh, la risposta a mio parere è solo una ed è SanDisk Extreme Pro. Io utilizzo queste micro SD da anni su tutti i miei droni e sono perfette per qualsiasi risoluzione, che sia l'HD, il Full HD, il 4K 30 fps, 60 fps. L'ho provata anche in 8K e davvero non ha mai dato nessun tipo di problema. Il mondo delle micro SD è vastissimo e io trovo che questa sia la soluzione migliore per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Per farvi capire, queste sono 2 micro SD che utilizzo rispettivamente sul mio DJI Mini 2 e sul mio DJI Mavic 2 Pro, 2 droni totalmente diversi per quanto riguarda la qualità della cam, eppure la SanDisk Extreme Pro è la micro SD più adatta per i miei voli. È davvero veloce sia nella lettura e soprattutto nella scrittura, e questo è un aspetto fondamentale quando utilizziamo i nostri droni, perché a volte mi è capitato di rispondere ad alcuni di voi che riscontravano dei micro scatti durante la riproduzione dei file multimediali registrati dai droni, videocamere o quello che, insomma, questi microscatti a volte possono dipendere proprio dalla micro SD non abbastanza veloce in scrittura, che quindi perde qualche frame durante la registrazione. Io con lei di questi problemi non ne ho mai avuto nessuno. Ok, ora quanto costa? Beh, dipende dal taglio di memoria che volete acquistare. Io consiglio di acquistare almeno un taglio da 32 GB o meglio ancora 64, o se volete strafare 128 GB di storage. Sul mio canale Telegram pubblico le offerte su questa micro SD quasi ogni settimana, perché su Amazon ci sono decine di migliaia di recensioni e la micro SD, una delle più acquistate in assoluto, e un motivo c'è. Inoltre viene fornita anche con un comodo adattatore SD se volete utilizzarla ad esempio in una videocamera che supporta SD e non micro SD. I prezzi li state vedendo, a volte sono anche sotto i 20 euro per la 64 GB, solitamente la 128 si trova a 30 euro o poco più, e secondo me ne vale davvero la pena. È un ottimo investimento che consiglio a tutti. Dimenticavo inoltre un altro aspetto molto importante, ovvero quello delle micro SD false. È una piaga diffusissima anche con marchi più blasonati di SanDisk. È capitato anche a me di ricevere micro SD false, ma queste SanDisk Extreme Pro ne ho acquistate almeno una ventina da quando le uso, da quando piloto droni, saranno 5 anni, in realtà le usavo anche sulla videocamera, e almeno quelle acquistate da Amazon tramite il link che vi lascio qui sotto in descrizione video mi sono sempre arrivate originali, e potete rendervene conto anche voi testando la velocità di lettura e scrittura tramite il vostro PC, che però deve essere in grado ovviamente di supportare la sua velocità. Se avete un lettore di micro SD, SD non adeguato, non abbastanza veloce, la velocità potrebbe esserne compromessa. E proprio a tal proposito arriva il secondo accessorio che vi consiglio, ed è questa penna. Si tratta di un adattatore per micro SD e SD, ed è a mio parere uno degli adattatori migliori che potete acquistare su Amazon. Ovviamente vi metto il suo link qui sotto in descrizione. Anche lei ha oltre 5.000 o 10.000, non ricordo, recensioni positive su Amazon. È una USB 3.0, è velocissima, la più veloce che ho acquistato, anche più di alcuni USB hub che ho preso in passato e non mi soddisfavano per quanto riguarda la velocità di trasferimento dati dalla micro SD. Invece con lei nessun tipo di problema. Abbiamo da una parte l'ingresso per SD,
dall'altra parte l'ingresso per micro SD. E un'altra genialata è che può essere utilizzata sia collegata alla Type-C del nostro PC, questo è molto comodo, ad esempio per me che lo utilizzo sul MacBook che ha solo la USB Type-C, ma se avete una USB classica nessuna paura perché abbiamo anche la presa USB tradizionale, quindi un adattatore 2 in 1 estremamente veloce per le vostre SD. Inserire le micro SD è facile, c'è il click, a differenza di altri adattatori che sono un po' più laschi, si può utilizzare questo termine, ovvero non hanno un feedback quando le inseriamo. Questo è un adattatore fatto davvero ad adattatore. Non c'è molto altro da dire se non che è davvero valido. Questo è marchiato Vanja e attenzione perché ce ne sono di vari tipi, alcuni sono USB 2.0 quindi molto più lenti, prestate molta attenzione. Comunque questo accessorio, prodottino, costa poco più di 10 euro, eccolo qui dal mio canale Telegram e ve lo straconsiglio, sia in caso voi abbiate un lettore DSD molto lento sul vostro PC e succede tante volte ragazzi, io ho un MSI da 2000 euro eppure il lettore SD è lentissimo, con questo adattatore da 10 euro la produttività aumenta insieme alla velocità di lettura e scrittura. Super consigliato anche per chi è utente Apple e per chi vuole un adattatore. Vabbè, che altro posso dire? Acquistatelo se vi serve, per me è fondamentale. E infine ragazzi, l'ultimo accessorio che vi consiglio è lui, un SSD super veloce o iper veloce di ultima generazione ed è la Lexar, quindi un marchio top di gamma per quanto riguarda l'archiviazione, è il Lexar Blaze. È stato rilasciato poche settimane fa, quindi è un prodotto molto nuovo. Pensate che arriva a una velocità di 1900 megabit per secondo in scrittura e 2000 megabit per secondo in lettura, che sono valori altissimi per un SSD portatile esterno, quindi non interno. Davvero tanta roba. Ovviamente il vostro PC deve essere in grado di supportare tale velocità. Ad esempio il mio MacBook si ferma attorno al gigabit per secondo, che comunque è tantissimo, credetemi. E oltre ad essere un SSD particolare, come vedete nelle forme, è a mio parere molto bello da vedere grazie al suo LED RGB che andrà ad accendersi quando collegato al nostro PC, è davvero ricco di accessori. Abbiamo ad esempio una base dove appoggiarlo quando lo stiamo utilizzando. Abbiamo non uno ma, è caduto, 2 cavi di collegamento al nostro PC, un Type-C e un USB classico a Type-C. E inoltre, per non farci mancare nulla, abbiamo anche una bella custodia in tessuto marchiata sempre Lexar per trasportare questo SSD in giro ed evitare magari che cadendo possa rompersi. Quindi tanta roba. Un SSD portatile esterno è utilissimo per archiviare sia i nostri video, che magari sono sicuramente di grandi dimensioni e possono occupare spazio utile sul disco interno del nostro PC, sia per archiviare qualsiasi tipo di file. Il suo prezzo diciamo che è altino in quanto si tratta di uno degli SSD esterni portatili più veloci in commercio, ma secondo me ne vale assolutamente la pena. Questo è da mezzo terabyte, l'ho pagato 120 euro circa, vi lascio la scheda qui. L'ho acquistato sempre da Amazon, trovate il link qui sotto in descrizione video. E poi c'è la versione da 1 terabyte che costa attorno ai 200 euro se non vado errato. È un SSD ottimo, affidabile, velocissimo, ve lo consiglio, ma se volete risparmiare qualcosa ci sono anche altri modelli, ve li lascio linkati sempre qui sotto in descrizione video. E questi ragazzi sono i 3 accessori fondamentali che io vi consiglio in base a quella che è stata la mia esperienza con i droni, con la fotografia, con i video in questi 10 anni di lavoro. Utilizzo droni da 5-6 anni, faccio video da un po' più tempo e questi sono accessori che secondo me sono fondamentali. Bene ragazzi, cos'altro posso dire se non che trovate tutti i link per acquistare questi accessori che vi ho consigliato qui sotto in descrizione video. Inoltre vi invito ad entrare anche nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, linkato anch'esso qui sotto, perché lì troverete le offerte e coupon sempre aggiornati su questi prodotti e tantissimi altri. Sempre qui sotto trovate anche i link per il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e la mia pagina Instagram. Vi aspetto numerosi. Ora però ditemi voi cosa ne pensate di questi accessori, trovate che siano utili oppure no? Avete mai provato
qualcuno di questi, tipo la micro SD della SanDisk, beh, parliamone qui sotto nei commenti, e se avete dubbi o domande non esitate nel chiedere. E se avete anche voi qualcosa da consigliare, beh, scrivetelo e parliamone insieme. Bene amici, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!